Salve a tutti, questo è un video di un rebuild di una Ford Escort van, viene utilizzata in un circuito di DB Drag dove vengono fatte delle competizioni a livello di SPL, e con questa serie di video andremo a modificare il cruscotto. Verrà abbassato, verrà stretto per aumentare questa apertura. Quindi tutta questa sezione qua verrà abbassata completamente, verranno rifatti tutti i profili ACNC nuovi, rivista pavimentazione, chiusure, e quella portiera che vedete là verrà ricostruita tutta. Al che procederemo a rimuovere i vetri, a rimuovere il legno, questo, per accedere a tutta la struttura di ferro che c'è qui sotto, e pian piano vedremo di capire quanto possiamo abbassarci, se è una soluzione veramente migliorativa o meno. Nello specifico verrà rifatta questa portiera, dove presenta dei vetri da 6 cm di spessore. Questi qua sono dei fori per dei bulloni, al limite aggiungerò una foto per farla vedere chiusa. E all'interno è così composta, tutte le sue guarnizioni per non fare spiattare. Qua è sempre presente del multistrato di betulla, legno, e sotto sempre la solita struttura di ferro. E questa verrà buttata via perché non ci piace più. Andremo a rifare tutta questa chiusura e anche di qua abbasseremo tutto per vedere se riusciamo a salire un po' di più con la pressione. Abbiamo finalmente rimosso i vetri, dico finalmente perché per voi sono passati pochi secondi e qua invece c'è voluta una vita e mezza. Più che altro perché oltre a tutti questi bulloni, a questa cornice, sono fissati con del silicone e quindi diventa abbastanza difficile rimuoverli. Comunque dopo qualche tentativo siamo riusciti. Non è la prima volta che li smontiamo, quindi sapevamo che ci voleva un po'. Nello specifico questi sono alti 6 cm anche loro, stati costruiti quasi apposta, anzi sono stati costruiti apposta. Altri competitor cosa fanno? Non usano questo tipo di polimero, ma usano i vetri. Utilizzando i vetri cosa abbiamo fatto? Un sandwich con vetri spessi all'incirca 1 centimetro e messi uno sopra l'altro. È una soluzione che a noi non piaceva perché questa operazione qui è la terza o quarta volta che la facciamo, e così in queste condizioni con le viti noi svitiamo la vite, smontiamo la greca di ferro che fa battuta e li possiamo rimuovere. Se fosse stato un vetro normale l'avremmo rotto per toglierlo, e quindi è una soluzione che abbiamo preferito non adottare. In più vabbè, c'è anche un discorso di peso eccetera, ma comunque qui siamo sicuri che appoggia, perché se la superficie, ok, prendiamo in ipotesi l'asse di legno, non è perfetta, con questa soluzione il vetro va ad adattarsi al ferro. Se fosse un vetro normale non si adatterebbe, andrebbe compensato con il silicone, ed è una cosa che a noi non piaceva. Quindi abbiamo deciso di adottare questa soluzione, anche perché sennò sarebbe stata la quarta volta che rompevamo un vetro per poter fare una lavorazione sulla macchina. In un secondo momento verranno ripuliti, rilucidati, che presentano qualche sfriso del tempo dei vari step e modifiche, e poi saranno pronti per essere rimontati. Abbiamo anche rimosso le portiere adesso. Non è cosa semplice perché questo è tutto ferro, spesso 8-10 mm, tutto quanto per intero. Il vetro anche qua sono spessi 6 cm, forse da questo foro rende l'idea. E comunque tenete conto che queste portiere pesano all'incirca dai 100 ai 130 kg l'una, all'incirca, chilo più, chilo meno, e non è una cosa semplice riuscire a toglierle. Questa qui sarà quella che verrà ricostruita per intero, ne recupereremo un'altra, verrà rifatto
praticamente la stessa lavorazione di questa, ma in una maniera diversa. Cambierà la posizione del vetro, il buco del sensore, le chiusure valuteremo quali tenere. Queste qua sono già, non vengono più usate da un paio d'anni, sono state aggiunte queste, comunque verranno fatte un po' di migliorie, o meglio noi vorremmo fare un lavoro diverso. Se poi sarà realmente una miglioria lo scopriremo provandola, ma comunque questa portiera non verrà buttata, verrà tenuta, così potremmo eventualmente provare la vecchia portiera e anche quella nuova. Allora, mamma mia, dopo circa 4 ore di imprecazioni l'auto è così messa, quindi senza le portiere, senza i vetri, e abbiamo già iniziato a rimuovere il legno. E qua è il solito patema, pota non ci si fa niente. Il bello del multistrato è che dura come un sasso, il problema è che rimuoverlo richiede pazienza, richiede soluzioni come questa. Va asportato 1-2 strati alla volta, e qua ce n'erano su di strati, fidatevi. E quindi ti ritrovi a rimuovere queste situazioni in patema. È bello perché dura come un sasso, ma è sempre stato un problema rimuoverlo. Abbiamo provato varie soluzioni negli anni, non è la prima volta che facciamo questo lavoro, è sempre stato un calvario, diciamo. Ma comunque guardiamo il lato positivo, siamo riusciti ad accedere al ferro, che è quello che a noi interessava. Quindi abbiamo rimosso, cambiamo visuale, abbiamo rimosso il legno prima arrivava qui in questa posizione, abbiamo rimosso tutto e siamo riusciti ad accedere alla struttura di ferro. Poi andremo a rimuovere anche questo e di conseguenza tutto di là e anche tutto questo, e ci vorrà del tempo. In un secondo momento, quando ci sarà tutto il legno asportato e rimosso correttamente, noi cosa andremo a fare? Andremo a rimuovere anche la struttura di ferro, tutta questa, questa e questa, e ce ne vorrà di tempo. Poi valuteremo anche se fare la stessa operazione sul pavimento, perché questa struttura di ferro è ancorata sul pavimento, dove presenta un telaio più o meno analogo, è abbastanza simile, e dovendo rifare tutto e spostare tutto quanto indietro e in basso, dovremmo rifare anche la struttura che viene tenuta sotto, e ce ne vorrà. Dovremmo rimuovere, come ho già detto prima, quelli e quelli e tutta questa struttura. Poi vabbè, c'è poco da dire, qua c'è soltanto da martellare. Ripeto, ogni opzione è buona, dai cacciavite agli scalpelli al martello pneumatico. È sempre stato veramente pesante da fare, però dai, piano piano si riesce, vedremo un po'. Ecco, volevo soffermarmi un attimo sul discorso del multistrato. Come vedete, questi qua sono due spessori praticamente identici. Questo qui sopra è multistrato di betulla, quello di cui è composto la macchina, mentre questo qua dovrebbe essere di pioppo, quello classico che trovate negli store in giro per il vostro paese. Come vedete, la quantità di strati di questo multistrato è almeno il doppio di quella di questo. Quindi quando io dico che bisogna tirare via 1-2 strati alla volta, io intendo 1-2 mm e non 4-5 per volta. E comunque hanno anche un peso completamente differente. Se vedete qua la lama da circolare lo taglia come il burro, di qua sono le fiamme. È comunque molto, molto più rigido, molto più pesante, e quindi anche più problematico da rimuovere. Come vedete la differenza di strati è abissale, sono il doppio. Se non sono il doppio ci manca veramente poco. E vabbè, adesso si rimuove piano piano. Allora, qua l'entusiasmo non manca mai. Dopo ore, e io ho perso il conto di quante, finalmente abbiamo rimosso tutto il legno davanti, quello da parte, la struttura di ferro che c'era qui. Qua abbiamo finito di pulire, qua c'era un nido degli uccelli, è stato tolto finalmente. Abbiamo rimosso dunque 2 pannelli che c'erano qua sopra, che erano questi qui, ok, 1, 2. Abbiamo rimosso la stondatura, qua le colonnette, eccetera, bla bla.
abbiamo rimosso questa stondatura che è quella lì, abbiamo rimosso quella che c'era qui sotto che è quella lì, e allora adesso procederemo, rimuoviamo tutti questi pannelli che usavamo per fare l'accordo in passato, questo pannello, così potremmo forse togliere questo per poi togliere questo, un Tetris praticamente, però piano piano dai ce la si fa. Qua abbiamo una scatola fusibile originale della macchina e là sotto da qualche parte, eccola, quelle lì sono le centraline della macchina, chiave d'accensione, fari abbagliati, bla bla bla, e il nostro freno a mano homemade, stupendo, bellissimo. Per questa sezione invece è stato tutto lievemente più complicato. Allora, qui c'erano saldati in questo punto un profilato da 8 mm, saldato qui, un altro suo gemello che scendeva qui, una piastra sagomata qui che procedeva. Tutto saldato insieme. Abbiamo provveduto a rimuovere queste chiusure che fortunatamente erano suavite e le sue gemelle qua sopra che andavano a congiungersi qua. Tutto questo perché? Perché noi dobbiamo rimuovere tutto questo legno, e con tutto non intendo solo questo e questo, ma anche quello che c'è nascosto qui sotto fino ad arrivare a qui sotto, quindi è un bel po' di roba. Rimuoveremo questo per poter rimuovere questo e rimuovere poi questo, e così dopo dovremo vedere tutta la struttura di ferro che già si vede qui, è più o meno simile a quella che c'è di là, e speriamo di riuscirci in una giornata, di 14 ore però. E niente, al limite adesso vedo, magari chiudo qui il video perché non so quanto è diventato lungo, magari carico una foto alla fine o magari attacco là il pezzo che manca dove c'è fuori tutto il ferro finito eccetera eccetera. Vi ringrazio tutti quanti per il momento.